ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video, bentornati a Gardaland. Ebbene sì, perché oggi, sabato 9 aprile, finalmente possiamo andare a scoprire la nuovissima attrazione di Jumanji. E vi dirò di più, oggi siamo pure ospiti. In realtà, dato che oggi è il primo giorno d'apertura di Jumanji, l'attrazione non aprirà proprio al mattino, ma bisognerà aspettare le 13:30, che poi ci sarà una conferenza stampa al Gardaland Theater alle 11 e alle 12 l'apertura in anteprima per tutti gli ospiti. Quindi questa, nell'attesa dell'apertura di Jumanji, potrebbe essere un'ottima occasione per farvi vedere alcune delle cose che non sono riuscito o che hanno modificato dopo il video dell'anteprima. Perché se ci pensate, effettivamente l'ultimo video che ho fatto a Gardaland è stato solamente quello dell'anteprima. Per esempio, nel teatro dove c'è lo show di Aquaman e di Wonder Woman, hanno messo finalmente un cartello con gli orari effettivi degli show. Vi ricordo che in anteprima non c'erano gli orari ed era un po' difficile capire quale show c'era. Cioè, più che altro c'era da chiedere al cast member. Adesso basta andare là, fare la foto e sapete quali show ci sono. Un'altra delle cose che non vi ho fatto vedere durante il video dell'anteprima è questa foresta di bambù, questo bambueto, non so come si chiama, che si trova praticamente dietro a Jungle Rapids, vicino all'ingresso di Mammoth, ed è mega nascosta, cioè l'ingresso è veramente nascostissimo. Però nelle giornate calde, tipo questa, in realtà oggi c'è abbastanza caldo, anche se mettevano pioggia, si gode tantissimo perché lì dentro c'è un fresco incredibile e ci sono anche dei tronchetti in cui sedersi. Ottima zona nascosta in cui rilassarsi un attimo e fare una pausa dal caldo. Ho letto anche un sacco di commenti riguardo Jumanji da parte vostra sul mio TikTok, Instagram, YouTube. Li ho letti un po' dappertutto e ho visto che ci sono essenzialmente, ovviamente, due pareri discordanti. Una fetta di persone che non è assolutamente contenta del lavoro che stanno facendo con Jumanji, e c'è invece un'altra fetta di persone, devo dire molto grande, che sono invece contenti del lavoro che sta facendo Gardaland e sembrano appunto apprezzare tutto il lavoro che è stato fatto, e sinceramente io sono dalla loro parte. In questo video è fondamentale il vostro commento. Magari a fine video, quando avete visto l'attrazione, quando avete sentito quello che penso io, lasciatemi un commento perché voglio sapere cosa ne pensate di questa nuova attrazione di Jumanji. Sono proprio curioso di sapere se siete dalla parte di quelli che sono contenti di questo rinnovo o dalla parte di quelli che non vogliono invece questo rinnovo. Oggi, dato che questo video sarà interamente dedicato a Jumanji, vi farò vedere anche a fine attrazione lo shop e cercherò di non mettere assolutamente nessun spoiler in questo video. Magari tra un'ora vi pubblico tutto il POV dell'attrazione, così in caso voleste degli spoiler avete l'altro video da vedere. L'altro giorno Gardaland ha pubblicato un post su Instagram, tra parentesi, se non mi seguite su Instagram seguitemi @jack.rev, del quale io gli ho fatto una domanda fondamentale alla quale non hanno in realtà risposto. Cioè, secondo voi su Jumanji ci si bagna o no? Dunque sono le 11:04, ciò vuol dire che abbiamo ancora un'oretta prima di andare davanti a Jumanji. Adesso in realtà è iniziata la conferenza stampa alla quale io non parteciperò perché non faccio parte della stampa. Ve lo giuro, non vedo l'ora di vedere il taglio della liana. Dive into a world of fun in the first Legoland water park in Europe. Oggi in realtà l'affluenza è abbastanza elevata, non elevatissima, però abbastanza elevata. Per esempio Raptor adesso ha 25 minuti di coda. Però volendo, all'esterno delle attrazioni potete prendere i biglietti per il single rider oppure per la prima fila. Il single rider costa 5 euro e la prima fila invece costa 7 euro. Però nel frattempo che aspettiamo io voglio andare a vedere Jumanji, voglio andare a vedere la facciata. Tra l'altro, cos'è questo rumore? Inizia già a entrare nel mood di Jumanji. Oh, però, ragazzi, dai, devo dire che non è male, non è assolutamente male. Sono riusciti ad inglobare il tempio di Abu Simbel dentro il tema Jumanji e secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Tra l'altro sono riusciti a mettere tantissime rocce dall'ippopotamo in una settimana, tutte tematizzate con delle scritte che in realtà non so a cosa si riferiscono. Ora stiamo aspettando una jeep che darà l'inaugurazione e il taglio della liana di Jumanji. Davide di Parks and Fun.
Te cosa ne pensi? Da fuori tanta roba. No, C'è un hype pazzesco. Dobbiamo considerare, Jack, tu sei giovane e non l'hai vissuto. Un hype del genere, secondo me, si è vissuto l'ultima volta a Gardaland quando hanno aperto i corsari. Ma perché adesso è l'era dei social, adesso... Sì, ok, però un investimento del genere, un brand del genere a Gardaland non sarà mai visto prima. Sì, quindi... perché in realtà questa, non ve l'ho detto, ma è anche la prima attrazione a tema Jumanji al mondo. Preparatevi ad essere catapultati in un mondo selvaggio. Welcome to Jumanji. Che figata incredibile. Devo dire, l'inaugurazione è molto figa, dei fuochi. Bellissimo. Fuochi più fumo di tutti i colori, bellissimo, bravi. Per ora, ottimo lavoro. Ora finalmente è arrivato il momento di scoprire se ci si bagna oppure no. Tu sei già bagnato? Secondo me non ci si bagna. Vietato portare le torte. Perché Kevin Hart nel film si mangia una torta e esplode. Come vi ho detto, questo video non conterrà spoiler dell'attrazione, ma vi metterò la fila d'attesa. Per ora però dalla fila sembra che abbiano comunque mantenuto il tema egizio. Per i nostalgici della Valle dei Re sicuramente questa è una buona cosa. Vai! Ah, è vero, perché qua c'è il pre-show. Grazie alla mia abilità e coraggio ho recuperato la gemma. E adesso ho l'onore di unirmi alla vostra squadra di eroi. Ogni giocatore ha solo 3 vite nel gioco. Tutto chiaro? Eccellente! Sarò con voi tra poco. Giusto il tempo di liberarmi da questo accidente di paracadute. The fate of Jumanji lies in your hands. The goal for you, I'll recite in verse. Return the jewel and lift the curse. Guarda, qua ci sono tutti i personaggi con le loro strengths e weakness. Questo è The Rock. Kingston è The Rock. In realtà la fila non è neanche così lunga, è molto più lunga prima del pre-show che dopo il pre-show. Quindi non so, probabilmente quando ci sarà tanta gente la faranno fuori, immagino, perché... C'è pieno di spritz, ci si bagna, io ve lo dico, Jumanji! Signori, siamo usciti dalla vecchia uscita in realtà. E adesso vi dico cosa ne penso. Però prima vi faccio vedere tutto il merchandising di Jumanji, perché no? Vediamo allora cosa offre il merchandising di Jumanji. Ci sono intanto delle tazze con un elefante davanti a 12 euro. Là in fondo vedo già il gioco, quindi sono contento. E un sacco di magliette. Questa è carina, 25 euro. Se no t-shirt bimbo 20. Questa è molto bella, t-shirt uomo 25. E guardate qua il gioco, che non è però quello che mi hanno inviato, ma questo qua secondo me è un altro gioco molto più serio, perché costa 180 euro, o altrimenti c'è quello piccolino che costa 45. Bandana di Jumanji 8 euro e altre tazze con camaleonti, koala e tucano. E questi invece ovviamente sono tutti i magneti per voi che li collezionate. Guardate quanti ne hanno messi e costano 3 euro l'uno, e ovviamente tutti i peluche degli animali. Bello questo, un survival whistle, ci sta. Quanto costa? Gratis? No. Portachiavi 10 euro. Qua ci sono delle torce, porta credo monete
oppure ci potete mettere in realtà quello che ne avete voglia, però sembrano dei portamonete. E c'è la bussola molto interessante che costa 15 euro. Fai vedere, Salvo, vediamo. Allora, iniziamo qui, cortesemente. Tematizzata Jumanji anche È questa. pesante, quindi è vera, cioè, raga. Vedere? Dai, è bella, girala un po' che si vede che gira. Vedete? Sì che gira, in realtà sta ferma. Sì, perché esatto. se no la bussola sarebbe va rotta. dall'orientamento, va all'orientamento. Merchandising, secondo me di merchandising ci siamo. Comunque, adesso vi faccio una bella recensione. E quindi ragazzi, che dire di questa attrazione? A parte il fatto che adesso l'hanno aperta al pubblico e c'è la fila che va tipo fino a Colorado Boat, è lunghissima. Però dovrebbero aver aperto l'Express su Codap. Comunque secondo me questa è una bellissima dark ride, fatta molto bene. Dentro la fila hanno tenuto un pochettino di pezzi della Valle dei Re, che sono sicuro per gli appassionati. Sempre qua, oh! Sempre in mezzo! Ma dai! Flashback. Cioè, cos'è questo? Però devo dire che mi ha stupito, ci sono tanti schermi, tanti animatronics, come vi ho detto vi ho messo, guarda, un po' di sneak peek ma non volevo spoilerarvi troppo. Se volete vedere il video completo del POV ve lo carico tra un'ora e mezza, così se volete spoilerarvelo ci sarà il video completo del POV di Jumanji in 4K. E l'ho fatta ben 2 volte, mi piace tantissimo la console che c'è all'entrata, mi piace tantissimo che abbiano messo l'odorama sia all'ingresso sia all'uscita. Purtroppo si è bloccata una volta ma come primo giorno ci sta, potrà solamente migliorare più avanti, ma nonostante questo secondo me questa è un'attrazione veramente degna di Gardaland, degna di un parco a livello europeo. E per concludere, in mia opinione, secondo me Gardaland ha fatto un ottimo lavoro, però fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se l'avete provata, se verrete a provarla e soprattutto anche se non l'avete vista, dalle immagini che vi ho fatto vedere io cosa ne pensate dell'ingresso. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Se è così mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima, anzi tra un'ora, con un nuovissimo video. Ciao!